Sei pronto a godere con maialetto? C'è miseria, che spettacolo! Pulled pork. Ci vuole troppo tempo per farlo, è vero? Ma io se ti dicessi, guarda da me, con meno tempo riusciamo a farlo ugualmente, tipo un'oretta e mezza, un'ora e tre quarti, e te faccio un panino da paura. Tu che mi dici? Mi vuoi bene? E dai, io ti faccio vedere come lo famo. Non te mette paura perché sono maniaco, perché quando si parla dei panini io ci metterei il mondo dentro. Quindi ho il collo di maiale, la lonza di maiale, la paprika dolce e forte, cipolla a rotta di collo, guarda qua che cipolle che ho. Poi abbiamo lo zenzero, abbiamo i funghi, abbiamo le uova, ma che vuoi fare? Ma che te stai mettendo? Perché vuoi fare un panino così, arto così. Poi abbiamo i cetrioli, il formaggio, il burro chiarificato, lo zucchero e l'aceto per marinare un po' questi cetrioli. Quindi voglio fare una cosa figa, voglio farci l'ho fatto homemade sotto ceto, no quella dentro il barattolo, lo famo da solo. E adesso partiamo subito. Quando si parla del pulled pork, giustamente si parla della spalla di maiale, quindi una parte poco nobile che viene data un suo valore con questa lunga cottura. Normalmente ci vogliono 4-5 ore di cottura, quindi se te via voglia, come mi è venuto a me, e non trovi la spalla di maiale. Un altro taglio che si presta moltissimo è questo, perché è come serve a noi. Grasso che si scioglierà e renderà ancora più saporita questa carne, la marezzatura, vedete, all'interno delle fibre, e questa è la parte proprio, la chiamiamo noi a Roma bistecchini di collo. Normalmente c'è questo ossicino che fa parte della spina dorsale. Mi piacciono meglio questo che l'arista di maiale, quella tutta magra che sarebbe il lombo del maiale, i bistecchini di maiale. Io preferisco proprio queste qua. Allora, se lo mettiamo intero ci vorrà più tempo, quindi la cosa che vi consiglio è di tagliarlo in più parti. Quindi guardate qua, tagliamo in pezzettoni così, così, vedi? Così, sarà tipo uno stufato, perché noi dobbiamo accorciare i tempi. Se ne accorciamo, che famo? Ci conviene fare a spalla di maiale, no? Quanta cipolla ci vuole? Tantissima, tantissima. Quindi puliamo la cipolla. Qualsiasi cipolla va bene, ok? Ci avete a casa un po' di cipolle da far fuori? Fatele. Adesso è il periodo delle cipolle, quelle secche da forno, usatele, sono stupende. Secondo le cipolle che trovate, non vi fossilizzate, io vi do delle idee di ricetta e poi voi dovete fare come vi pare. Allora, questa è l'idea, diciamo, tra virgolette, di un pulled pork, diciamo, veloce, ok? Però ci tengo a precisare che normalmente viene fatto con che cosa? Con la spalla di maiale. Se ci avete tempo, fatela con la spalla di maiale. Io ci metto tante cipolle perché mi piace scipolloso. Ah, vi devo dire una cosa. Grazie. Grazie di che? Grazie di tutto, perché siamo arrivati a 1 milione di follower. Cioè, finalmente quel numero famoso che volevo, a cui ambivo, perché volevo questa targa che da argento si trasformasse in oro. E adesso ho fatto richiesta e appena mi arriva faccio una ricetta con questa nuova targa d'oro e festeggiamo tutti quanti insieme. Faccio una ricetta proprio per questo, festeggiare questo 1 milione. Scrivete nei commenti se volete una ricetta in particolare, così io ve la faccio. La ricetta più richiesta la faccio. Vabbè, guarda, sto piagne. Già, con la cipolla, mamma mia quanto si piagne. Un pezzettino di burro chiarificato. Paprika. Questa è quella forte. Andiamo per leggeri, tipo goulash. Il goulash si fa in questa maniera, che si infarina, diciamo, tra virgolette, la carne con la paprika dolce e forte e poi si cucina invece con le patate, le cipolle. Recuperiamo tutta la paprika, facciamo proprio la scarpetta, capito? Così. Cipolla, incomincia a tagliarla mentre si scalda bene la temperatura. Allora, questo coltello è fantastico per tagliare le verdure, è proprio classico per le verdure. Guardate come è fatto, è pazzesco. Meraviglioso, tipo Santoko lo chiamano i giapponesi. Ecco qua, vado, incominciamo a far, diciamo, rosolare questa carne. Guarda un po', questi bei tocchettoni di ciccia. Ma tu dici, ma perché lo stai a fare col burro chiarificato? Sulla carne vi posso dire una cosa, i francesi hanno ragione. Su certi tipi di cotture è meglio usare il burro che l'olio extravergine oliva. Il burro dà dolcezza,
L'olio è un po' più tosto, l'olio extravergine, tutto l'olio buono che uso io. Quindi in questo caso voglio il burro, oppure potrebbe essere anche un po' distrutto, poi ci stava bene. Guardate qua il colore della carne, guardate il colore che sta prendendo, senti il profumo. Che bello. Poi io voglio mettere un po' di più di profumo, guarda che sozzozzone proprio, un po' di zenzero pure, ma non ci va lo zenzero nel pulled pork. Ma chi è che ha deciso? Ma il maiale con lo zenzero, ragazzi, è pazzesco, fresco, rinfrescante, gusto pazzesco, mi piace da morire, gratto. Si sente questo profumo del burro e con la paprika. Ora vi faccio vedere quanto lo sto a grattare, Tiè, guarda. Tiè. Mo senti che profumo. Giratina. Guarda. Cipolla. Guarda qua. Questa sparisce tutta sta cipolla. Diventa, capito? Invisibile, una cremetta diventa. Mamma mia, oh. È maledetta sta cipolla, oh. Sale. Voglio fare un attimo ammorbidire la cipolla. Non voglio aggiungere liquido per adesso. C'è un cetriolo che mi guardava così. Ma consumami, ti prego. Non voglio rimanere qua dentro, solo soletto dentro a sto frigorifero. Quindi che ho fatto? Lo dobbiamo consumare. Prima fetta con il pelapatate. Questa la leviamo. E cominciamo a fare così, guardate. Mettiamo. Mettiamo qua dentro. Così. Guardate che belle. Quindi mettiamo un po' di aceto di vino bianco, un po' di zucchero. Guarda, ti faccio vedere, quando dici per me fa vedere. Vediamo se ci sta qualcosa che ci piace. Pepe, cumino, chiodi di garofano, cumino macinato. Mettiamo un po' di questa roba qua. Cumino macinato e un po' di coriandolo macinato. Diamo un po' di profumi. Piano, se non le conoscete le spezie andateci piano, non esagerate. Così. Un po' di sale e questo dovrebbe essere quel tocco che ti pulisce la bocca. Guarda, ma sta arrabbiato, sta arrabbiatissimo. Guarda che roba. Vedi? Ha tirato fuori la sua acqua. Vedi la cipolla? Meravigliosa. C'è un profumo speciale. Aggiungo acqua. Così. Non a coprire, Qua. E adesso lasciamo così, abbassando il fuoco, dal momento che sobbolle, dal momento che un'oretta e mezza di cottura. Mentre quella un'ora e mezza va, te bevi una cosetta, ti cominci a preparare altri ingredienti e fai qualcosa di divertente, no? Da mettere dentro a sto panino, perché tu immagini sto panino con dentro tutta sta roba. Un po' di verza. Non abbiamo il tempo per fare i graudi, però abbiamo il tempo per saltarla un pochetto, no? Aglio lo lasciamo intero, così so bravo, oggi so buono. A proposito, tu che mi stai guardando, ma non è perché siamo arrivati a 1 milione tu non te di più scrivere, anzi adesso dobbiamo andare più perché dobbiamo arrivare a 10 milioni, a 10 milioni ci sta l'altro problema, il disco di platino, capito? Quindi andiamo, dai, mettiamo sei sotto e fallo. Allora, aglio, olio extravergine d'oliva, olio caldo, verza, abbasso e adesso giriamo. Sale. Allora, a me tu lo sai, mi piace nei panini metterci sempre un po' di contorno, un po' di insalata, un po' di verdure, un po' di tutto quanto. Funghi, pure questi mi stavano a dire, ma portami via da sto frigorifero, non ce la faccio più. E mo te ci porto.
taglio in 4 parti. Dobbiamo dargli una seconda vita a questi pomodori, sì, a questi funghi, una seconda possibilità, capito? Eccoli qua. Lo facciamo un po' piccante? Ho deciso io. Poi peperoncino, funghi, mazza le pizzi a sto peperoncino. Da morire. Tu puoi mettere quello che vuoi come contorno, non te fossilizzare. Io mo c'ho sti funghetti, ero lì per dirmi ciao ciao, perché siccome avevo comprato il Mariuccio per fa la colazione, perché a lui piacciono la mattina, con la frittatina. Pronti? Adesso, panino, famoso bun, tagliato a metà, faccio sciogliere un po' di burro. Diamo una botta al panino in modo tale che si riattivi, così. Eccolo qua. E lo tostiamo. Poi qua, st'angoletto che rimane un po' così da solo, poveraccio, così, che fai? Non ce lo butti nuovo, così. Io ce ne butterei pure 2. Così. Bello brustolito, vai, 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 vai. Tieni. Guarda qua. Perfetto, via. Pane, pane. Questo ci siamo. E mo ci siamo, andiamo a vedere a che punto sta la carne. Scusa? Scusa? Che spettacolo, yeah. Oh, guarda, 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 guarda. Che miseria, che spettacolo. Arrestatemi, vi prego, guardate. Allora, le uova le metto appoggio qua, ok? Così, perfetto. C'ho una fame, ma una fame. Allora, un raclette, un formaggio che si fonde bene, un groviera, una fontina. Fate come pare a voi. Vai, così. Beccate questa. Ci mettiamo un po' di verdurine, così. Chi è? Ti piace così? Schiacciala. Guarda che roba. Oh, stai a vedere? Non lo di, è il segreto che ti ho insegnato. Guarda, così. Guarda. Spettacolare. 2 cetriolini per sgrassare. C'è presente, no? Qua, così. Sei pronto a godere con maialetto? Formaggio fuso, uovo. Per il momento la appoggio così, ok? Giusto un po' di pepe. Oh, e mo' la bocca d'anaconda. La conosci questa? Vabbè, Birraffaele da mo' che la conosci perché te l'ho fatta conoscere io. Ma questa qua si chiama Anais. Smoked, leggi là, è perfetta per il maiale, per un bello stinco, per un bel maialetto, queste cotture qua. È affumicata con legno di faggio. Guarda il colore della birra, guarda, guarda, bicchiere ghiacciatissimo. Dicono che c'ha un sentore di spezie e di frutta secca. Guarda, guarda qua che roba, guarda. Guarda. Cioè, leggermente pieno, eh? Guarda qua. È da perdere la testa. Perdi proprio i sensi. Cioè, una cosa di una complessità. C'è tutto, c'è il mondo. Non lo so descrivere, è pazzesco. Mazza come ci stavo. Da paura ragazzi, o dovete rifare. E vi posso dire una cosa, fate come ho fatto io, la stessa maniera, non potete capire.